Ehi là, ben ritrovati, ben ritrovate, Tiranno Matto qui oggi a parlarvi della mia prima impressione sulla demo di Endless Legends 2, che è uno strategico fantasy 4X, stile Civilization per chi non è molto affine ai sottogeneri degli strategici. Oggi è una bella giornata perché è il martedì strategico sul mio canale e volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi per aver cliccato sul teschio del tiranno. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi con un like e un commento, ovviamente mi aiutate a combattere l'eterna battaglia di crescita contro l'algoritmo di YouTube. Ma andiamo dritto al sodo perché vi voglio parlare di come la mia prima esperienza in questo agosto terrificantemente caldo è stata con la demo di Endless Legend 2, che potete trovare fino al 18 agosto sulla pagina di Steam. Purtroppo la mia avventura su YouTube è iniziata da poco, quindi non ho, rispetto ad altri colleghi più grandi ed anziani, avuto il privilegio di poter provare in anteprima l'insider build di Endless Legend 2 che è stato annunciato già da diverso tempo. In compenso però mi sono fiondato a capofitto all'interno della demo e ho provato prima il tutorial analizzando un pochino la struttura anche stilistica dell'UI e delle fasi di tutorial, apprezzando veramente tanto le animazioni e i pop-up che rendono tutto molto più accessibile, appunto, più leggibile, più piacevole rispetto al passato, perché Endless Legend 1, per quanto io lo abbia amato, ho sempre fatto fatica a farlo approcciare a persone a me care, meno avvezze agli strategici, eppure a persone amanti del genere di strategia e dei Civilization. Il grande scoglio invalicabile era sempre l'interfaccia, che rendeva tutto estremamente più complesso da gestire, peggio che per un titolo Paradox, agli occhi di un neofita che non si vuole dedicare al 100% a superare tale scoglio per apprezzare di più il titolo, sul quale io stesso ho passato centinaia di ore, soprattutto per quanto riguarda l'originalità della creazione della narrazione del pianeta Auriga e delle razze e fazioni che sono riusciti ad inventarsi ad Amplitude Studios per rendere ricca la storia narrativa, perché è qui che io voglio sottolineare l'unicità di Endless Legend, esattamente come di Endless Space, che è il suo cugino spaziale, sempre sviluppato da Amplitude. E mi riferisco all'unione sacrosanta di strategia e narrativa, che molto spesso in questi titoli viene lasciata volutamente del tutto sandbox, quindi il giocatore viene investito del potere, anche non scritto e pratico, di creare la propria storia senza un railroading, cioè non siamo accompagnati su una storia che va da punto A a punto Z, mentre appunto il concetto di railroading, di ferrovia, è di tenerci sui binari. Endless Legend riesce a mettere insieme entrambe le cose, dando tantissimo peso agli elementi narrativi del pianeta, nella ricerca dei misteri degli Endless, degli Eterni, di ciò che venne prima, e già subito, senza darvi troppi spoiler, veniamo introdotti al fatto che il pianeta in questione non è più Auriga, bensì Sayada. Che sia sempre lo stesso pianeta viene lasciato qualche indizio anche a proposito, però ovviamente la versione demo è limitata anche nel fornirci un'esperienza di questo tipo. Quello che però riesce a fare benissimo appunto è fornirci un tutorial e insegnarci tutte le dinamiche e le meccaniche di gioco dai primi turni fino a livelli più complessi. Ho giocato con una delle due fazioni disponibili anche una partita custom personalizzata. Devo dire che l'unicità di entrambe le fazioni è palese sia a livello estetico sia a livello tecnico, di meccaniche di gioco, ma se devo essere sincero è il secondo punto della mia prima impressione a rappresentare il grande sconvolgimento e anche innovazione che più mi ha colpito di questa demo. Sto parlando dei monsoni e di ciò che rivelano al loro passaggio. Quello che possiamo provare all'interno di questa demo, infatti, sia nel tutorial sia nella partita personalizzata, è uno scenario in cui il pianeta stesso combatte i suoi abitanti. Non conosciamo ovviamente le cause e gli effetti di questi cambiamenti morfologici costanti, però la dinamica dei monsoni permette di affrontare delle fasi all'interno della partita, a seconda anche della velocità selezionata, di completo cambiamento d'approccio, che siano nuovi nemici che emergono da queste crepe
minacciando le nostre unità o le nostre città in giro per il pianeta, che siano le ricchezze che il monsone porta con sé, i vari modificatori che vanno anche ad inficiare le città, tutti elementi intriganti di per loro, ma il vero cambiamento è quando il monsone termina, quando il mare si ritira. E su questo appunto io ho notato una grande innovazione, cioè l'espansione delle caselle classiche di questi giochi di strategia 4X, quando il mare si ritira, rivelando un insieme di segreti anche narrativi in merito al pianeta e ai predecessori e le altre fazioni. Sicuro rappresenta un balzo nel vuoto in un gioco del genere, perché non si è mai visto finora uno strategico di questo tipo prendersi un rischio del genere. Appunto, io non sono sicuro che questa sia una dinamica perenne, anzi credo che rappresenterà una modalità, uno scenario, un tipo di campagna, un'opzione fra tante che potremmo scegliere, perché voglio sottolinearvi anche che il gioco sarà in accesso anticipato a settembre. Ci saranno 5 fazioni, di cui noi ne abbiamo potute provare 2 con questa demo, osservandone una terza che era presente anche nel primo capitolo, i necrofagi, come nemici e basta, dandoci comunque da riflettere, perché i necrofagi erano i primi figli di Auriga e sono presenti anche qui, quindi c'è sicuro una correlazione narrativa. Voi che dite? Le prossime 2 fazioni che riveleranno saranno eredi del primo capitolo o completamente ex novo? Fatemelo sapere cosa ne pensate. Io sono comunque sicuro che ci saranno altrettanti DLC, contenuti aggiuntivi, anche per Endless Legend 2 nel corso degli anni, come è stato per il predecessore. A conclusione della presentazione voglio tirare le somme dell'esperienza standard di uno strategico 4X del genere. Endless Legend 2 riesce a non far stancare con meccaniche di gioco familiari, come il soggiogare le fazioni minori per integrarle e arruolare le loro unità, come la presenza delle meraviglie del mondo, dei monumenti, i distretti, la produzione delle caselle, insomma riesce a mantenere familiarità pur innovandosi un pochino, senza strafare, il che non è un difetto, secondo me è un pregio. Credo che per il resto sia molto in linea con il predecessore, ci sono delle missioni, delle quest, abbiamo gli eroi come leader, sì, ma anche come eroi in mappa che si muovono. Un esempio parallelo piuttosto che un Civilization potrebbe essere Age of Wonders, che ha la stessa meccanica, o lo stesso Total War. Anche lì i generali, i lord leggendari, come nella saga di Warhammer, rappresentano un nuovo livello, un layer in più di strategia su lungo termine, come vogliamo costruire le abilità del nostro eroe, il suo equipaggiamento, la sua esperienza, anche il suo impatto narrativo all'interno del nostro impero. Sono tantissime dinamiche che secondo me vanno ad elevare molto il genere, che altrimenti rischia di rimanere stagnante per sempre e fallire per questo, un po' come per Humankind e Civilization 7, che hanno cercato di ammodernarsi senza però tenere da conto ciò che veramente va ad aumentare la rigiocabilità di questi titoli, e ci dà quella sensazione di voglio fare ancora un turno, ancora un turno fino a che non si finisce la partita per inerzia e si sono fatte le 6 del mattino. I presupposti positivi di Endless Legend 2 ci sono tutti. Prima di tutto perché lo studio Amplitude è stato ceduto dall'editore, dal publisher Sega, a Ude Doors, che è un editore indie ma molto più appassionato alla qualità e alle nicchie di strategia, di racconto fantasy, di gestionalità, di storie nuove, fresche, che supporta le visioni appunto di nicchia, ma non per questo meno importanti, in maniera secondo me più genuina e positiva rispetto a una grande corporazione come Sega, che molto spesso, come ci ha dimostrato anche nel caso di Creative Assembly e di tutti i progetti che sono andati a picco con loro, preferiscono altro rispetto alla passione e alla qualità. Una nota di demerito fortissima, che però prendiamo già con le pinze, la voglio sottolineare: questa traduzione in italiano c'è, ma ho come il presentimento che, come per altre piccole cose, ci sia lo zampino di qualche strumento di intelligenza artificiale che a me fa storcere tantissimo il naso, purtroppo, e voglio concedere il beneficio del dubbio, la possibilità di sistemare certe cose
come per esempio l'idromiele. Questa cosa mi ha triggerato all'infinito perché si scrive idromele, è proprio un errore che anche nel parlato viene fatto consistentemente da chi non conosce l'origine greca del nome idromele, però appunto, andiamo oltre perché potrebbe essere il mio grammar nazificamento che parla al posto mio. Non voglio dare troppa importanza a queste cose, non siamo nemmeno in early access, quindi ci sarà sicuramente spazio per correggere. Ecco, questa è stata la mia prima impressione sulla demo. Io vi consiglio assolutamente di andarla a scaricare gratis fino al 18 agosto e provare Endless Legend 2. Voi cosa ne pensate però? Magari anche dopo aver provato una delle due fazioni, entrambe, fatto tutto il tutorial, perché non tornate qui sotto e mi lasciate un commento sulla vostra esperienza? Vorrei creare un dialogo un pochino più omogeneo con voi su questi titoli che mi appassionano tanto ed è uno dei motivi per cui io continuo a fare il martedì strategico, anche se devo ammettere con i risultati estivi il canale si è un pochino più arenato rispetto a come stava andando in primavera, con un titolo completamente diverso, quale Oblivion, che ha spaccato ogni aspettativa, che è arrivato dall'oggi al domani così inaspettato. È stato inaspettato anche per me riuscire a fare dei video di discreta qualità e riuscire un pochino anche ad appassionarvi e farvi affezionare al canale Tiranno Matto. Purtroppo al momento c'è un po' penuria di novità rispetto a titoli giochi di ruolo, motivo per cui mi ero inventato l'appuntamento del martedì strategico, un po' per rifarmi a Marte, appunto del martedì, il giorno della guerra, un po' perché all'epoca volevo continuare a essere varietà, ma stavo facendo una serie gameplay di Oblivion con tanto di guide e altri contenuti, quindi volevo mantenere l'appuntamento fisso del martedì con la strategia, cosa che adesso sto facendo in primo luogo. Ma ci sarà occasione in un video futuro per discutere di queste cose, ho voluto solo fare una premessa in chiusura per il futuro, ecco. Anche per aggiornare i fedeli che sono arrivati fin qua. Purtroppo la retention, cioè quanto continuano gli utenti a guardare i miei video, ho notato che è sempre in tracollo, quindi ai pochi, ma buoni, che guardano tutto fino in fondo, grazie di cuore. Tiranno Matto out, anche oggi, da questa rubrica del martedì. Questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.